Oggi vediamo e trattiamo cardo gobbo, quindi importante perché ha alcune ovviamente caratteristiche che lo rendono tale, ed è coltivato nella zona di Nizza Monferrato, quindi nelle valli Belbo. Viene conservato quindi sottoterra proprio perché il gelo dell'inverno del posto, del territorio del Piemonte, non va a rovinare l'ortaggio. Quindi tagliamo la parte finale e dobbiamo prestare particolare attenzione alla parte fibrosa, quindi con un pelapatate andiamo a togliere alcune parti. Il cardo è un ortaggio che si può consumare crudo o cotto. Ovviamente se lo consumiamo crudo deve essere particolarmente fresco e privato completamente di questi filamenti che vi dicevo. Noi prepariamo oggi questa ricetta e accompagneremo il nostro cardo con una fonduta di raschera. Aggiungiamo dell'acqua fredda in modo che possiamo mettere un po' di limone e mantenerlo chiaro. Spremiamo una parte di limone e prima di procedere con il taglio per la cottura mettiamo su una piccola casseruola con acqua e procediamo con un taglio a losanghe, quindi obliquo. Mettiamo in acqua e manteniamo in acqua. Intanto ci prepariamo il bianco speciale per ortaggi, che quindi è l'utilizzo di farina bianca con una punta di grasso. Noi utilizzeremo olio oggi, che permette alla cottura di avvolgere e di custodire il bianco dell'ortaggio a cui si utilizza, quindi che non si inscurisce durante la cottura. Quindi la parte di olio e la farina. Quindi un po' di acqua fredda per stemperare, giriamo con la frusta e incorporiamo nell'acqua che è in ebollizione e mettiamo in acqua per la cottura. Lasciamo cuocere per alcuni minuti, tenendo conto che comunque il risultato deve essere un cardo croccante. Nel frattempo iniziamo a preparare la fonduta. Quindi oggi abbiamo scelto come formaggio raschera, che è un DOP, un formaggio tipico della zona del Monregalese e che si distingue in due formaggi importanti, il raschera DOP e il raschera d'alpeggio, quindi a seconda di dove viene poi messo a conservare, a maturare. Per quanto riguarda la fonduta, è praticamente un formaggio che si fa fondere a bagnomaria, quindi delicatamente, e si aggiungono i tuorli d'uovo e farina e latte in modo che rimanga una vera e propria crema. Quindi ne tagliamo una fetta, andiamo a pulire bene privandolo della crosta e poi cubettiamo e andiamo a cubettarla sporcando il tagliere di farina bianca, una cubettatura che non deve essere particolarmente lineare. Pesiamo il quantitativo che ci occorre adesso e andiamo già a inserire quindi l'equivalente di un tuorlo, quindi calcoliamo 30 grammi perché faremo sciogliere inizialmente 200 grammi solo di formaggio. Quindi aggiungiamo il latte e iniziamo a far sciogliere. Il bagnomaria è proprio per consentire una cottura a fuoco moderato.
tiriamo su i cardi che sono pronti e li mettiamo in abbattitore se li vogliamo servire freddi, o li facciamo cuocere al momento giusto del servizio se li vogliamo servire invece caldi. La tipologia del servizio è al piatto. Noi lo proponiamo oggi con la possibilità di crostini di pane passati al forno, e diciamo che l'impiattamento può essere in modo diverso, quindi possiamo partire da una base di fonduta, sopra le losanghe di cardo e i crostini di pane intorno, o altrimenti possiamo invertire, quindi fare una piccola cubettatura di cardi ricoperti di fonduta che si può anche eventualmente fiammeggiare, e con dei triangoli, con dei crostoni di pane più grandi. Quindi le variabili sono diverse, ognuno poi trova quello che è il proprio gusto. Nel caso di oggi lo prepareremo comunque, lo serviremo in un piatto fondo. Quindi quantitativo di fonduta, il cardo, il crostone e giusto un po' di prezzemolo per dare un tocco di colore. Il nostro piatto è pronto per essere consumato.